spingere un pochino oltre utilizzare dei farmaci, che sono chiaramente farmaci con cui gli oncoematologi hanno più familiarità, l'interazione necessariamente c'è, e anche perché nella diagnostica c'è una diagnosi differenziale con malattie ematologiche. Quindi vi presenterò un caso reumatologico che ho gestito in prima persona con il collega reumatologo, il professor Sfriso, che teoricamente doveva esserci oggi. Quindi non fatemi domande reumatologiche, perché io ho creduto nella diagnosi. Allora, quindi ecco, intanto l'RR, mi fa anche piacere aver usato questo titolo, perché è stato già menzionato prima dal dottor De Benedetti. C'è questo 5% di HLH, che è una HLH recidiva che ritorna, e che sono poche, quindi diciamo è anche un caso nella rarità. Probabilmente è anche tutto sommato un caso ulteriormente raro, quindi di una paziente che ha avuto multiple recidive, quindi questo era l'interesse. Una paziente di 41 anni, che oggi ha 41 anni, vedete alcuni elementi di patologica remota, così degli aspetti di autoimmunità, niente di particolare. La diagnosi reumatologica avviene nel 2015, è una diagnosi di morbo di Still, con tutti i criteri dello Still. Era uno Still che si è presentato con queste caratteristiche, è stata ricoverata già all'epoca per un quadro di febbre persistente, intermittente, con artralgie, e aveva già fatto una diagnostica. Ve l'ho messa qui per escludere, non era una paziente ematologica dall'inizio, e viene ricoverata in reumatologia, viene trattata per il quadro infiammatorio reumatologico con il metilprednisone. Stiamo parlando del 2015, sono quindi 10 anni fa. Pochi giorni dopo il ricovero viene trasferita in terapia intensiva per un'insufficienza respiratoria. Questa è la sua radiografia del torace, e questo è il pattern febbrile che presentava. Viene fatta una diagnosi convincente di HLH MAS. Qui aveva fatto anche un midollo, se qualcuno fosse interessato, ma aveva un quadro che era altamente consistente con una diagnosi di questo tipo. Vedete che ho messo anche la ferritina, che è così latta perché noi abbiamo un'abitudine di usarla, e può tornare utile in alcune situazioni. Quella volta il quadro si risolve, ve la faccio un pochino più breve. Il quadro si risolve con una combinazione di terapia che ha previsto l'impiego del desametasone con un dosaggio vicino al protocollo HLH e con l'uso della ciclosporina. Al dosaggio che vedete, qui vi ho messo i dati reali che riguardano le piastrine, la PCR, l'LDH e la ferritina, che aveva raggiunto valori di 50.000. Quindi un quadro che si risolve tutto sommato con una terapia abbastanza mild. E questa è una paziente che ha recidivato, quindi vi faccio un po' la cronistoria delle varie recidive. La prima recidiva avviene nel 2018, quindi a 5 anni di distanza, e vi anticipo già che ogni volta la recidiva era scatenata da un evento infettivo. In questo caso era una riattivazione di citomegalo, e in questa paziente la localizzazione di malattia era prevalentemente, ed è stata anche successivamente, polmonare. Quindi questa è una paziente che ogni volta mostrava un coinvolgimento polmonare importante. E di nuovo diagnosi di HLH con tutti i criteri, e la terapia che vedete era quella più o meno classica, nel senso che ha utilizzato il desametasone o il toposide insieme alla ciclosporina, e compare anche l'anti-interleuchina 1. Scusate, viene poi dimessa, questa potrebbe essere importante, viene dimessa con una terapia che poi continua. Nonostante questa terapia la paziente recidiva, e qui siamo al 2020, con una polmonite da coronavirus. Quello non è il coronavirus che conosciamo, anche se il periodo era quello. Questo è un coronavirus che comunque è associato tipicamente a polmoniti. Un ricovero di 5 mesi segue questo ricovero, quindi ha avuto bisogno di una riabilitazione prolungata, perché è rimasta in terapia intensiva per tanto tempo, quindi ipomobilità, un quadro molto impegnativa. In questo caso ci siamo sentiti di utilizzare un protocollo che conoscete probabilmente nell'emofagocitica, la doxorubicina e il toposide del prednisone, che è un protocollo sostanzialmente CHOP-like, che viene fatto ogni 21 giorni e che ha la toposide settimanale per 4 volte.
Con questa terapia è andata bene e poiché chiaramente ci siamo posti il problema di come evitare la terza recidiva, abbiamo deciso di introdurre ruxolitinib a 15 mg per 2. E cosa è successo dopo? Sostanzialmente ci sono stati altri 2 ricoveri, sempre per polmoniti, sempre con addensamenti polmonari, non c'è stato bisogno in questo caso di terapia intensiva. La paziente è rimasta in ruxolitinib, in realtà qui l'abbiamo sospeso nell'evento infettivo, ma poi l'ha ripreso, e anche il quarto ricovero, vedete, di nuovo per insufficienza respiratoria, in questo caso non aveva isolati microbiologici, non si è complicato, quindi per la seconda volta, con una sindrome emofagocitica. L'altra peculiarità di questa paziente è che nel corso di questi anni ha sviluppato una progressiva insufficienza respiratoria al di fuori degli eventi infettivi e dell'outcome che avete visto, con necessità di terapia di ossigenoterapia domiciliare. Fino a un certo punto ci eravamo convinti che avesse un'interstiziopatia, che potesse aver sviluppato un'interstiziopatia, ma poi questo era il suo quadro. Abbiamo fatto degli altri ragionamenti, non ci tornava il motivo per cui sviluppasse un quadro di questo tipo. Qui sostanzialmente questo era il suo polmone al di fuori degli eventi infettivi, abbiamo fatto una biopsia polmonare e la diagnosi è stata di proteinosi alveolare polmonare. La proteinosi alveolare polmonare è una grossa rogna e noi non avevamo una soluzione per una cosa di questo tipo. In realtà a Pavia fanno un lavaggio massivo, la paziente quindi l'abbiamo riferita al Policlinico San Matteo di Pavia, dove nel 2024, quindi l'anno scorso, ha fatto un lavaggio alveolare massivo, anche con qualche difficoltà, diciamo, il problema è stato, chiaramente se non sono posti i rianimatori e gli pneumologi, che il lavaggio alveolare non riscatenasse una condizione infiammatoria, di nuovo una MAS. Questo per fortuna non è successo. Ha fatto un lavaggio alveolare, le cose sono andate bene. Non ho un attacco da mostrarvi, ma sostanzialmente questo è quello che c'era nel 2023 e queste sono le prove respiratorie con la diffusione del 2025, quindi la paziente non è più in ossigenoterapia domiciliare, ha un quadro di OSAS per cui mantiene una CPAP notturna, ma tutto sommato adesso è sostanzialmente una paziente che ha ripreso una vita normale. Avevamo ovviamente anche affrontato il problema della diagnostica genetica, addirittura la paziente era stata anche considerata per un trapianto di midollo, ma ci siamo anche interfacciati con trapiantologi, ma nessuno si era sentito sostanzialmente andare avanti in questa direzione. Questo era, poi magari se volete commentare, insomma, sostanzialmente qualcosa è venuto fuori, ma non erano mutazioni a cui potevamo probabilmente dare un peso rilevante. Follow up ad oggi, proprio oggi, paziente asintomatica, non in ossigenoterapia, una CPAP notturna, abbiamo mantenuto ruxolitinib. Se andate a vedere in letteratura ruxolitinib e proteinosi alveolare troverete qualcosa. La cosa interessante è che la proteinosi alveolare, che io chiaramente è una malattia che non conoscevo, sono andato a vedere, tra le cause patogenetiche c'è una relazione con un difetto di produzione di GM-CSF, ma ce n'è un'altra che invece è legata a disfunzione macrofagica, che è anche interessante, attraverso vari meccanismi che sono acquisiti, immunodepressione o anche mutazionali, BAC2, e BAC2 è interessante perché la mutazione di BAC2 impedisce una corretta, diciamo, gestione del rapporto tra CD4 e macrofagi, nel senso che l'attivazione è alterata. Sarebbe anche carino andare a vedere se... Noi abbiamo mantenuto ruxolitinib, onestamente non abbiamo ancora avuto il coraggio di toglierlo, e questa è la sua terapia. Vi ringrazio. Ma ce l'aveva lo stile o no? Sì, lo stile ce l'aveva. Sì, no, ma lo stile ce l'aveva. Quindi le ultime 2 ricadute senza HLH. Sì. Abbiamo messo ruxolitinib, da quando la correlazione, magari anche solo casuale, è che da quando ha introdotto ruxolitinib lei ha continuato ad avere eventi infettivi e polmonari e ricoveri per fatti infettivi, ma non ha più avuto attivazione macrofagica. E quando è che compare il SARS-CoV-2?
2020. No, però non No, non è non quello è Covid. un corona- No, avevo visto, Sì. È un coronavirus. Coronavirus del raffreddore, ecco. Ma no, questo da polmoniti, ma non è, Sì, no, da non è il Covid. raffreddore nell'immunodepresso dalle Sì, no, questo è... Beh, scusa, tu puoi dirmi cos'è, ma Sì. in realtà è... non lo dico io, no, non era Covid assolutamente. HK1 è un coronavirus che dà polmoniti, ma non è il Covid-2. Questo caso però ricorda molto una cosa che noi è stata descritta negli Stati Uniti in tutti i decenni che vediamo anche in Europa, che sono queste polmoniti interstiziali infiammatorie con protinosi alveolare nei pazienti con STIL che hanno massi acidivanti. Cioè se questa fosse pediatrica noi non ci saremmo Non sorpresi. avremmo battuto ciglio. Nell'adulto ne sono stati descritti 2 o 3 in Europa, nel bambino tanti, oramai Claudia ha il registro, quanti saranno? 60? 60. Sono casi di protinosi alveolare infiammatoria. Sono sostenuti dai TH1, infatti mi sono avvicinato per guardare, c'è scritto infiltrato infiammatorio settale, avrei voluto sapere cos'erano, perché sono soprattutto CD4, differenziati TH1, ed è una situazione importante. Dal punto di vista terapeutico avete fatto giusto, avete fatto esattamente quello che avremmo probabilmente fatto noi. Ruxo è proprio un farmaco che tende a prevenire, anche se non Ruxo cura. l'abbiamo messo prima. Sì, non lo sapevamo. No, avete prevenuto, ma in realtà il suo polmone è andato meglio, perché alcuni di questi polmoni vanno male e finiscono in insufficienza respiratoria. Sono pazienti che poi si autocomplicano perché hanno massi recidivanti, li immunosopprimi, hanno un polmone concio, il lavaggio broncoalveolare massiccio è una cosa che in queste PAP infiammatorie si fa e viene fatto. Sarei molto attento all'evoluzione di questo polmone e al controllo di malattia. Certo. Allora, sicuramente usare un immunosoppressore ad ampio spettro è giusto. L'Anakinra... Sì, lei è rimasto in è Anakinra. giusto, faremo lo stesso noi. Lei è Forse rimasta useremo il così. Canachinuma perché è più facile La da prova sopportare. ha avuto un ricovero quando è stato fatto uno shift da uno all'altro. da Anakinra a Canakinumab, un mese dopo era ricoverata. Allora, ti pregherei di in un adulto non lo te li so, mando, ma ti non mando mi gli articoli su questa roba qua. Se questo è un paziente che secondo te ha quella roba lì, lo devi segnalare. Non tanto, Perché però questi magari sono i lo pazienti che il mondo deve abbassiamo un sapere po'. che esistono No, e che sono, no, e ecco, che sono, e che sono io da e che non sono reumatologo difficili. volevo Secondo te chiedere a la voi. mutazione di NLCR4 cioè, può essere predisponente, essendo l'attivazione inflammasoma nella STIL e nella protinosi alveolare? Ma dipende che variante è. Se è una variante sulla TP, Ora non mi ricordo più perché lei era NLRC4, io non l'ho Sì. visto. Sì, sì. Sì, lei ha un'eterozigosi su NLRC4. che è No, autosomica NLRC dominante predisponente. NLRC4 è dominante, È dominante. esatto. Sono gain of function. Esatto, Sì, è Esatto, dominante. quindi È Però io non so ereditata. che Arrivo, tipo di eh. mutazione. non mi È ricordo la ereditata. mutazione, non me la ricordo. NLRC4, Riportate NLRC4, di sì. confluenza l'1%, interpretazione conflittuale di È patogenicità. lontana dalla TP binding site perché la 786 è lontana dalla TP binding site, però glicina con valina è una sostituzione rilevante. Cioè, ci può stare questo. Allora, ci può stare. Le varianti di NLRC4 sono un mistero. Le uniche che veramente causano NLRC4 sono quelle che sono sulla TP binding site e in cristallografia le puoi mettere. Poi, siccome c'è la cristallografia Ok. di NLRC4 lo puoi vedere dove sono. A naso ti direi che è lontana. No, voi ovviamente papà e mamma di questa signora non li avete per sapere se è ereditata e questa è una fregatura di essere medici dell'adulto. No, ce l'abbiamo, la mamma ce l'abbiamo. 44 No, la mamma anni. ce l'abbiamo. La mamma Lo ce farei, l'abbiamo, adesso andrei non a mi ricordo cercare, il padre, potrei- andrei a cercare se la No. mutazione è ereditata o no e farei un test di produzione in vitro di L18 perché come ti Esatto, dicevo mi chiedevo, nell'L4 cioè in una così, è vero che ha lo STIL, però IL-18, cioè ti no, la può produzione, dire... però gli STIL non fanno IL-18 da soli, se metti i monociti in vitro non lo fanno da soli, i monociti Ho sbagliato io, ho scritto io coronavirus. No, perché vedevo SARS-CoV-2. Non sai perché t'ho chiesto. No, Svelato io. quello è stato riportato. È la Sieni. È la Sieni che è misleading. 2 vasculite dei grossi vasi dopo infezione a SARS-CoV-2 e anche uno STIL. Una O dell'adulto. Quindi è molto bello. Cioè, Comunque è un caso molto interessante ed è, adesso io non faccio il radiologo polmonare dalla prima fetta, dal primo ricovero in rianimazione dove c'erano delle lesioni acute, c'erano però le lesioni PACI della PAP
della PAP infiammatoria. Però lei a è vederla. diventata ossigeno dipendente nel Bello questo. Assolutamente, tempo, cioè. assolutamente, ma questo Progressiva. capita nei Quindi tu dici è il danno normale, poi si instaura. vedi le prime lesioni tipiche, poi pian pianino va avanti, a un certo punto perde parecchio perché va in insufficienza respiratoria. Sì, è stata progressiva però. Sì, sì, infatti non tornavano, no? Dicevi, ma Lei ha adesso- clubbing? No, No, diresti di no. ti direi proprio di no. Vabbè. Adesso sta Però bene, è- però è- adesso... Ma adesso sta bene, ma abbastanza- perché voi avete fatto quello che dovevate fare, si avete fa messo quel test, un Ma adesso cosa immunosoppressore. fareste voi? Perché questa ha 41 anni, no? Quindi adesso, cioè... E adesso bisogna vedere se lei la controlli completamente. Cioè sarà Con il- ruxolitinib? diciamo l'evento. Beh, ruxolitinib, questo non ho il coraggio di toglierlo, però. No. Non lo toglierei. Neanch'io. Io non ho Neanch'io coraggio di toglierei. toglierlo. Toglierei il ruxo, per fortuna è un'adulta perché il ruxo nei bambini invece Eh. ha un problema maggiore di infezioni vaganti, invece lei evidentemente se la cava bene. Vorrei essere sicuro che è completamente quieta. Spenta. Beh, adesso la spenta. ferritina, ma la ferritina è sempre stata normale, ormai la ferritina è sempre grossolanamente. Però noi sappiamo che gli STIL Sì, tendono ad certo, avere livelli di L18 alti, quindi se potessimo misurare L18 in questa paziente potremmo Certo. cercare di capire se lei è biologicamente spenta oppure no. Misurerei comunque CXL9 e farei un pannello di geni responsivi a type Quindi 1 e potremmo type 2 sospendere i interferon. ruxolitinib e poi tu gli fai No, l'idrogeno. gliela facciamo uguale. Gliela facciamo... Non sospendiamo niente. Sospendiamo Signora niente. signora. Sospendiamo niente perché è una No, paziente che ogni ci volta dice- che sì. si incasina va in rianimazione, Ora- ragazzi. Quindi non La va sua bene. storia è stata Non è- questa, sì. Beh, quindi non sospendiamo niente, misurerei com'è lei adesso per cercare di capire dove si è sistemata, no? Ok. E questo polmone va seguito nel tempo, ma se la sensazione, non è la sensazione, la certezza, perché i dati lo dicono, va meglio, squadra che vince non si cambia, ma si sta molto attenti perché questa è una paziente che se ha una di quelle robe lì, e secondo me ce l'ha, è una che rischia di andare male. Adesso la Francesca ha un paziente che abbiamo condiviso insieme a un certo punto che aveva veramente un brutto polmone, poi Poi si è fermata si è fermata e noi pensiamo di aver fatto qualcosa di utile noi, ma non ho la sensazione che abbiamo fatto Non qualcosa di credo. utile, abbiamo solo fatto le cose che stavamo facendo e pian pianino lei è tornata indietro. Però ci sono pazienti che invece... Però lei veramente viaggia no. con delle L18 sempre piuttosto inquietanti. Non ne dubito, infatti è una di quelle a cui nessuno tocca Ma niente. anche il polmone è mediato dai L18, danno polmonare. Allora, è una storia interessante qua. Ci sono diversi dati che puntano alla pathway L18 interferone gamma in questi pazienti qua. I pazienti che fanno un interessamento polmonare sono piccoli, hanno massa acidivanti, hanno livelli di L18 più alti rispetto a quelli che non fanno interessamento polmonare. Nel polmone tutti gli gene expression, nella biopsia di polmone, il gene expression profiling che è stato fatto è tutto TH1 interferon gamma mediato. Okay? Se dai l'emapalmo a questi pazienti pian pianino vanno un po' meglio, se inibisci L18 col bispecifico di qui sopra, la sensazione che alcuni vadano molto meglio, straordinariamente meglio. Esiste un modello animale molto carino in cui hanno fatto un Tibet transgenico sui CD4, quindi sono tutti CD4 che differenziano TH1 perché hanno Tibet overespresso, e questo topo muore di proteinosi alveolare con infiammazione settale e infiltrati CD4. Agatha Christie direbbe che nessuno è una prova, ma sono troppi indizi. Sono troppi indizi, quindi la pathway è sicuramente quella lì. Adesso perché viene? Possiamo farci... No, ma ci sono delle ipotesi. In realtà c'è sempre stata questa roba qua, poca. Io me la ricordo da piccolo, no? Ma solo nello stile. Solo nello stile. 1 o 2 pazienti con un'interstiziopatia polmonare con queste caratteristiche PACI, se vi ricordate, rimetti la prima attack, quella La roba prima, che c'era sì. in basso a sinistra. Aspetta, scusa. Sì, quella è proprio la prima attacca. Ecco, Non so. questa, No, No, quella è l'ultima? Questa è quella della... No, quella prima. Sì, quella prima, esatto. Però lì era più a densamento. no, era di meno- qua, ma questo e questo, questa roba qui è il casinoma di quel momento, questo e questo sono invece, scusa, devo guardare il telefono perché ho una teleconferenza fra 6 minuti. Che bello. Questo mi sembra quello che siamo abituati a vedere noi in queste robe qui. Tattica. Questi pazienti, se vanno male, i bambini vanno a trapianto di midollo. Di midollo. Sì, di midollo. Sì. Li cambi il midollo e loro vanno bene. C'è tutta una storia sul fatto che perché viene la PAP? Perché il gamma inibisce il differenziamento dei pneumociti alveolari di tipo 2 e si spostano tutti, che sono quelli che fanno pulizia, e quindi si accumula il materiale proteico, no?
Questo ha avuto un HLH polmonare e basta, cioè ogni volta aveva un quadro polmonare, insomma. Certo, quindi che in realtà la domanda che stavo per farti prima, ma poi sei andato avanti benissimo, è andato tutto bene, era com'era l'attacco fuori dall'intervento, fuori dall'episodio, cioè l'attacco 6 mesi dopo questa roba qua, prima di quello del 2018, com'era? Non lo so. Non lo sai. Però, L'ho capito che non lo sapevi. so. Però poi lei progressivamente, è vero che aggiunge, ma progressivamente va in insufficienza respiratoria, quindi lei, forse tanto bene non va. Io ho l'impressione che sia uno di questi. Adesso non faccio il radiologo, però sto polmone qua io devo dire che andrò a vedere se abbiamo qualcosa. Sei saltata sulla sedia, noi siamo saltati sulla sedia, però siamo ipersensibili a questa roba qua perché insomma, negli Stati Uniti abbiamo... Il problema è che prima ce n'erano pochi, poi sono diventati molto di più, e l'idea che in realtà siamo stati un po' noi, nel senso che inibendo IL-1 e IL-6 in maniera molto efficace dall'inizio facciamo un derangement del differenziamento BT da TH17, mentre IL-1 e IL-6 farebbero TH17, questi non sanno dove andare e vanno TH1. Siccome gli farmaci sono così efficaci, IL-1 e IL-6, togliamo cortisone e togliamo T-cell immunosuppressants, per cui abbiamo pagato prezzo in questa direzione qua. Molti dei pazienti che fanno invece una T-cell immunosuppression tipo questa vanno poi meglio e riesce a curarli. Il problema è che negli Stati Uniti si sono arrotati intorno all'ipotesi che ci fosse dietro una specie di dress-like agli inibitori di L1 e IL6, e quindi cominciano a sospendere i trattamenti alla gente per motivi medico-legali, la gente poi gli viene la MAS, muore, è stata una tragedia negli Stati Uniti questa roba qua. Noi siamo stati un po' più cauti, un po' più prudenti. E poi forse noi l'abbiamo avuto un po' dopo. Secondo me loro li hanno avuti, cioè hanno avuto questa prima... Ci deve essere stato anche qualcosa di ambientale, ho la sensazione diversa. Voi sapete la storia dell'amiloidosi secondaria e l'infiammazione, no? Che in Europa ce n'era tanta, soprattutto in Inghilterra. Inghilterra e Nord Europa sono sempre stati pieni fino agli anni 80 o 90 di amiloidosi secondaria in pazienti con stilo o con altre malattie reumatologiche, perché non si riusciva a trattare. Negli Stati Uniti non l'hanno mai vista l'amiloidosi secondaria. Se tu vai in America e gli dici ma cos'è l'amiloidosi secondaria, non lo sanno, non c'è. Eppure la genetica è la stessa, perché non è che gli americani bianchi vengono da un altro posto che non sia il Nord Europa. Quindi è inspiegabile, quindi anche qui secondo me c'è un fattore ambientale, che non abbiamo capito qual è. Molto interessante. Grazie mille. Girami. Ci scambiamo le mail. Sì, volentieri, sì. Tu parti, io vado alla mia TC. Scusate, io devo maleducatamente... No, io sono tristissima che tu non ascolterai la mia lezione sulla... E mi dovete togliere il microfono perché non interessa a nessuno quello che sto per dire nella... Dove c'è? Minoia, trattamento. Allora, ok. Aiuto, ho distrutto tutto? No, ok. Allora, molte cose in realtà di quelle che dirò adesso un po' ce le siamo già accennate stamattina. Questo serve un po' per ricordarci dove siamo all'interno dell'iperinfiammazione, come abbiamo detto prima con Fabrizio, e soprattutto per ricordarci che comunque l'HLH, per quanto sia una sindrome unica, viene fuori in contesti diversi e ha un overlap con contesti diversi con cui dobbiamo fare i conti sia in termini di diagnosi sia in termini di trattamento. Diciamo, tutte le forme di HLH sono caratterizzate da grossolanamente una abnorme iperattivazione delle cellule T e dall'altra parte da un'iperproduzione citochinica. Ora, come il ruolo che diversi fattori hanno nei diversi contesti ovviamente cambia, così come cambia il peso dei diversi trigger. Quindi qui abbiamo dalla predisposizione genetica, più forte chiaramente nelle forme primitive, background infiammatorio chiaramente nelle nostre forme più reumatologiche infiammatorie, infettivo e disordine immunologico.
E quindi quando parliamo di target nel trattamento, noi cosa dobbiamo cercare, come c'era in una delle relazioni di questa mattina, noi cosa possiamo colpire? Possiamo colpire l'iperattivazione dei linfociti T, possiamo cercare di spegnere lo storm citochinico, possiamo cercare di trattare il trigger. Tendenzialmente dobbiamo cercare di fare tutte e tre queste cose contemporaneamente, spesso ancor prima di aver capito esattamente qual è il trigger principale. Quindi queste sono le linee guida che vi ha fatto vedere anche Fabrizio questa mattina. Secondo me sono molto importanti perché intanto perché sono uno dei primi, grazie a te. Uno dei primi momenti in cui reumatologi, ematologi, pediatrici e dell'adulto si sono messi insieme per cercare di definire quello che bisogna fare da un punto di vista diagnostico e terapeutico nel paziente che si presenta con HLH-MAS, prima che lo classifichiamo in una di queste caselline. Noi ci mettiamo del tempo ad arrivare da qui a qui, ma noi sappiamo che il paziente questo tempo non ce l'ha e quindi che noi mentre facciamo questo, cioè cerchiamo di capire se siamo davanti a una sindrome emofagocitica, cerchiamo di capire qual è il trigger che la muove di più, spesso sono più di una perché magari c'è la neoplasia e c'è l'infezione, c'è la causa genetica e c'è l'infezione, c'è l'infiammazione e l'infezione. Qui dobbiamo iniziare a trattare e allora a volte possiamo aspettare se il paziente è mediamente stabile, ma come ci diceva anche prima Francesca, ci sono i pazienti che non hanno il tempo di aspettare e quindi dobbiamo identificare quella che può essere un inizio di stabilizzazione del paziente che deve avere una caratteristica importante, quella di cercare di fare meno danno da un punto di vista di approccio diagnostico e eventualmente rischio infettivo, mentre io sto cercando di fare la diagnosi del trigger principale. L'ultimo punto è un punto su cui discutevamo tanto stamattina. Cioè, queste linee guida sottolineano molto come ovviamente la somministrazione di corticosteroidi dovrebbe essere limitata o comunque fatta con molta attenzione finché non abbiamo escluso la patologia neoplastica. Ora nel paziente adulto questo è difficile, richiede tempo e non è detto che il paziente adulto riesca ad aspettare così tanto prima di iniziare una terapia steroidea. Però è chiaro che noi questo lo dobbiamo avere in mente. Che farmaci possiamo utilizzare come terapia empirica di stabilizzazione precoce? Il cortisone, l'anakinra, quindi l'inibitore di interleuchina 1, le immunoglobuline e da immunoreumatologo ci metterei anche la ciclosporina che ovviamente va un po' declinata in base al contesto, nel senso che può non essere invece indicata in alcune patologie, soprattutto se c'è un sospetto di neoplasia o se penso che un paziente poi debba fare dell'altra chemioterapia o che questo non sia indicato per il suo quadro. Una volta che invece riusciamo ad avere degli elementi sufficienti per identificare un certo contesto clinico, allora cerchiamo di andare a fare una terapia più specifica per quel contesto. E questo in realtà era quello che già nel 2019, questa è la consensus dell'Istio-Sai Society, sul paziente adulto aveva un po' suggerito. E mi piace lo statement in cui si dice che l'eterogeneità del paziente adulto impedisce il concetto di un solo protocollo per tutto, perché nel paziente adulto è praticamente impossibile da fare. Cortisone. Qui c'è il mondo diviso in due, ai reumatologi piace tanto il metilprednisolone, agli ematologi piace molto di più il desametasone, quindi il paziente reumatologico lo vedrete tendenzialmente trattato così, però il desametasone passa bene la barriera ematocefalica, quindi sospetto di interessamento del sistema nervoso centrale, da considerare il desametasone. Due cose da considerare, i
È vero che passa la barriera ematoencefalica, ma attenzione al carico, nel senso che effettivamente il 10 mg metro quadro del desametasone è un dosaggio che non è il bolo di cortisone, e quindi dipende che cosa stai cercando di trattare e che paziente è. E il metilprednisolone ha sicuramente un'emivita un pochino più breve, quindi paziente critico può essere una cosa che moduli un pochino più rapidamente. Scusa, Sì, posso interrompere? certo. Per quello che hai appena detto, Sì. dipende da che paziente è. Sì. Puoi chiarire? Posso chiarire? Sì. Nel senso che il bolo è sicuramente un carico di cortisone più alto, quindi se io ho un paziente altamente infiammatorio in cui non ho il sospetto di una patologia, per dire, primitiva, non ho il sospetto di una patologia, di un interessamento a carico del sistema nervoso centrale, voglio agire con un carico di cortisone importante perché il quadro infiammatorio è pronunciato, allora io, per esempio, però su questo io sono una reumatologa, quindi io farei un bollo di cortisone perché sono sicura di spegnere rapidamente l'infiammazione rispetto invece a un desametasone. Ma questo è certificato che è dipendente più del 50% dalla formazione di chi prescrive il cortisone. Cioè gli ematologi prescriveranno il desametasone, i reumatologi prescriveranno il metilprednisolone. Quindi non c'è in realtà, l'unica cosa però da considerare sono il sistema nervoso centrale e le dosi. E anche un po' l'emivita. Esatto. Però diciamo che concettualmente fra 10 e 20 questi sono più protocolli è 10 del ematologici, protocollo, è 10. però si può arrivare anche fino a 20. Sì. La mia vita, me l'hanno mandata alle 5, non l'avevo visto. Sei arrivato alle mie spalle. È 10. Pensavo di essere la dose, libera. ma si può arrivare fino a 20. No, davvero. 20. Anche perché in equivalenti di prednisone, Sì, ma dipende che dal l'hai paziente. detto? L'ho perché detto. I vostri pazienti sono più severamente infiammati. sì, E e l'effetto antinfiammatorio del Dexa è minore di quello del metilprednisone. Quindi l'MPDN è quello che bisogna fare. Quando io ho un brutto SNC e una brutta infiammazione faccio e l'uno e l'altro. Tanto non mi cambiano niente quei 4 mg chilo in più rispetto ai boli da 30 che faccio col Dexa, no? Non cambiano niente, quindi è l'uno e l'altro. Poi ci pensa l'infettivologo dopo. No, ma se lo fai per pochi giorni non è importante, se lo fai per 3 giorni non cambia niente. Allora, una parola soltanto sulla ciclosporina che, come dicevamo prima, non c'è in quelle raccomandazioni nella stabilizzazione precoce, la ciclosporina non c'è, perché qui Fabrizio c'era alla discussione, probabilmente sulla la parte emato-oncologica la ciclosporina lega molto di più e la tossicità della PRES. Detto questo, la ciclosporina in alcuni paesi è uno dei pochi farmaci disponibili, quindi è un farmaco che comunque va considerato, nel senso che in contesti dove la ciclosporina è l'unico farmaco presente in pazienti che non rispondono al cortisone, può essere un farmaco francamente salvavita. Arriviamo a un farmaco che invece a noi reumatologi piace tanto, che è l'inibitore dell'interleuchina 1 e l'anakinra. Allora, l'anakinra sempre di più è un farmaco che ha una letteratura forte su quello che è l'utilizzo in contesti, diciamo, piace dire iperinfiammatori, HLH-MAS, cytokine storm. Sicuramente è un farmaco che riduce drasticamente la mortalità nella MAS nel paziente con STIL, perché ovviamente vado a lavorare anche su quello che è il trigger infiammatorio, ha un ottimo effetto anche su tutte quelle condizioni di HLH secondaria a quadro infiammatorio anche infettivo, e questo soprattutto per la sua safety, nel senso che è un farmaco che è stato utilizzato a dosaggi estremamente alti anche nel paziente settico senza rischi infettivi particolari. È sicuramente meno efficace in quelle che sono le HLH secondarie a neoplasia, anche se, come vedremo poi, in questi contesti può essere
comunque una chance per il paziente per controllare la fase infiammatoria in attesa di, senza utilizzare tutte quelle dosi di cortisone, in attesa di riuscire a trovare la terapia giusta. Per controllare l'HLH-MAS, la dose di anakinra che può essere necessaria è sicuramente elevata, quindi arrivando fino a 6-12 mg/kg al giorno, e post-Covid il nostro utilizzo endovena è stato sicuramente molto più facile, soprattutto per una questione di compliance del paziente. Quando arriviamo a fare 3-4 somministrazioni al giorno, sicuramente la somministrazione per via endovenosa e soprattutto nel paziente critico è sicuramente più facile. L'altra ottima caratteristica dell'anakinra è quello di essere un buon farmaco da combinare con altri farmaci. Spesso sul paziente critico e sul paziente adulto che ha comorbidità e ha probabilmente trigger complessi avremo la necessità di fare altra terapia, e sicuramente anakinra è un farmaco che ci permette di essere combinato con altri farmaci. Del protocollo HLH94 o HLH2004, questo è il 94, comunque del protocollo basato sull'utilizzo del toposide abbiamo già un po' parlato oggi. Il protocollo HLH94 è comunque la terapia, resta la terapia lo standard of care delle forme primitive, e come ci hanno detto i colleghi oggi, è comunque un protocollo life saving in questo tipo di pazienti. È indubbio che ha con sé un'elevata mortalità e un'elevata tossicità. Questa mortalità è ovviamente è determinata dalla gravità della patologia, non solo chiaramente dalla tossicità dell'etoposide, però l'etoposide ha alcune caratteristiche che lo rendono meno plastico sicuramente nell'utilizzo nel paziente critico, e forse noi siamo un po' fortunati in termini di patologia infiammatoria, abbiamo sicuramente ad oggi alcune alternative che ci permettono in questo momento di non considerare l'etoposide come la prima linea in un paziente con HLH su base infiammatoria. Dicevo, l'etoposide è un farmaco difficile da utilizzare a volte nel paziente critico, soprattutto in un paziente che per esempio deve andare poi a fare magari chemioterapia, in cui riuscire a trovare delle alternative meno tossiche potrebbe essere sicuramente un vantaggio. Ad oggi non sempre queste alternative sono disponibili, per cui etoposide resta comunque un farmaco che, come diceva anche Simone prima, è disponibile ed resta comunque una possibile scelta in pazienti refrattari alle prime linee di trattamento, con una tossicità da considerare. Sì, vai. Alcuni, soprattutto gli svedesi, l'hanno usato a basse dosi, scusate, l'ho scritto ma non l'ho detto. Va detto, perché in un contesto di HLH secondaria, adulto o bambino che sia, la metà del dosaggio normalmente funziona, e almeno tu non vedi quei neutrofili a zero che sono brutti da vedere. Tra i 50 e anche 50 e 75. Fra 50 e 75 mg. Una volta alla settimana. Esatto. Nell'istituto delle secondarie si possono fare la bisettimanale, poi non siamo obbligati a fare le 8 settimane. Cioè, se ci si può fermare prima, non è che vai col no, cioè, la lettera. Chiaramente noi, esatto. Cioè, noi lo usiamo perché voi dovete tenere presente. Nel contesto della malignità è corretto. Sì, però l'etoposide è un farmaco che, mentre sulla filiera T è anche facente parte dello schema curativo del linfoma, sui linfomi B e sull'Hodgkin non serve a niente per curare il linfoma, quindi noi non lo vediamo come a volte pensano i non oncologi, come tanto iniziano a fare parte della terapia. A me quell'etoposide lì mi serve solo per spegnere acutamente e so già che mi dà della tossicità. Ne posso usare di meno e meno tempo? Fantastico. Nelle malignità l'indicazione
non è all'etoposide in prima battuta, è alla cura della malignità. Sì, però bisogna, poi dopo vediamo, Però devi bisogna salvare arrivare. la vita del paziente con l'HLH. Però devi arrivarci a dargli la cura della malignità. Però prima provi con la terapia di base del tumore, che spesso e volentieri è la stessa. Ricordati che tu fai questo in un contesto pediatrico, dove il anche bambino nell'adulto. Nell'adulto muoiono in un mese o due, Sì, quindi muoiono di meno. HLH. Muoiono più Dipende velocemente. dal protocollo, in base al linfoma ci sono dei farmaci che hanno, cioè l'Endoxan funziona anche nello spengimento dell'HLH. Nell'adulto no. Cioè, almeno poi dopo vediamo anche il caso clinico loro, ma cioè, noi abbiamo avuto una serie di casi in cui il tempo che passa tra gli accertamenti che stai facendo, che poi ti permettono di scegliere. Il di pronto soccorso e la rianimazione a volte è 72 ore, cioè io a volte ho conosciuto questi pazienti già in rianimazione, avevano fatto l'accesso in PS. Vabbè, in quel caso certo, uno e se lì- in quella cuzia lì In quel caso lì ovviamente. E lì non c'è ancora il tempo per definire qual è la chemioterapia, o adesso io dico chemioterapia, non ma hai in realtà risparmiato il la paziente, terapia non sai nemmeno specifica cosa gli devi per quel fare. tumore. Per il tumore gli no? fai l'etoposide perché hai l'HLH Esatto. ormai sparata con la MOF, quello Se voi mi sì, dite, certo. oramai i dati dicono che ne puoi fare anche la metà e poco, sfondate una porta aperta con noi, perché a noi non piace l'etoposide. Guarda, c'è un paper Sì, fatto su sì. pazienti reumatologici in cui usano 75 metri quadri per una a 4 somministrazioni in pazienti brutti che non avevano risposto, va bene. Io ho un'esperienza modesta perché io ho più fortuna perché ho facile accesso a quella roba lì che era nella viene edizione dopo. successiva, questo, però un po' di etoposide qui e lì l'ho usato e francamente Io faccio 100, insoddisfazione. però sì. Sì. Allora, qui invece andiamo su quella che un po' ha già accennato Fabrizio stamattina, che è una terapia che ha l'obiettivo di andare a spegnere l'interferone gamma. Come abbiamo visto, interferon gamma è il mediatore principale di quella che è poi l'iperattivazione che caratterizza tutti i tipi di HLH, l'abbiamo visto sia parlando di biomarcatori, l'abbiamo visto parlando di patogenesi. Esiste un monoclonale specifico contro interferone gamma, che è stato studiato inizialmente sui pazienti con forma di HLH primitiva. Questo è il trial di fase 2 che ha permesso l'approvazione FDA per i pazienti con forma HLH primitiva. Qui erano 34 pazienti pediatrici con 27 già trattati, quindi 27 che avevano fallito una terapia, un protocollo tendenzialmente basato sull'etoposide, e 7 invece pazienti in frontline. Qui è un dosaggio un po' diverso da quello che utilizziamo noi nelle forme secondarie. Il dosaggio nella forma primitiva in questo trial è 1 mg chilo die, che è stato in questo trial incrementato però nel 40% dei pazienti, cioè sono arrivati a salire poi in molti pazienti. E questo è il dato molto interessante, cioè questo, che sono i pazienti già trattati, quindi sono pazienti che avevano fallito un HLH 94, un HLH 2004, 63% di risposta a 2 mesi. Tempo medio di risposta chiaramente 8 giorni, e una significativa riduzione della terapia corticosteroidea. Dato ancora più bello, questo è il tempo la survival al trapianto, 71%, overall survival 69%. La mortalità, 10 pazienti sono deceduti nel trial, in cui gli autori hanno definito che nessuna di questo decesso era da correlare a un evento avverso all'etoposide, 13 infezioni tutte risolte tranne uno shock e una istoplasmosi disseminata che ha determinato la discontinuazione del farmaco, legata al fatto che è un anticorpo anti-interferone gamma, e quindi l'interferone gamma è quello che ci serve per rispondere ad alcuni patogeni, tra cui i micobatteri e l'istoplasma. Altra cosa, nessun segno di mielosuppressione nei pazienti trattati con emapalumab, quindi sono pazienti che arrivano con ovviamente una tossicità minore. Lo facevano da solo l'emapalumab.
lo facevano da solo. Dopo qualcuno ha fatto anche qualcuno di quelli che aveva una risposta incompleta poi ha preso un po' di toposide, cioè poi non qua, cioè non qua, secondo me. Uno forse anche Non qua. che l'altro tipo no. no, la Lentutto non l'ha fatto nessuno. No. Lentutto. Qualcuno ha fatto un po' di toposide, perché ovviamente cioè non è che rispondo tutti, poi sono comunque 3/4 dei pazienti era difficili, però vabbè, io non faccio primarie normalmente, però bazzicavo il cucuzzaro, mi sembrava che fossero tutti pazienti molto difficili. Questi sono tutti pazienti che poi, appunto, a parte 2, sono tutti pazienti che sono pazienti sopravvissuti, sono andati a trapianto, tranne 2 pazienti che non avevano donatore e che alla, diciamo, chiusura del paper erano ancora sopravvissuti comunque in terapia con emapalumab, senza arrivare a trapianto. Uno era andato bene da solo. Okay. Aveva i criteri HLH, ma secondo me non aveva la genetica negativa, quindi non ce l'aveva. Era un'altra roba. Questo invece, qui mi permetto di parlarne di fronte al primo autore, è l'uso di emapalumab nelle forme secondarie. Questo è il trial in singolo braccio, fase seconda, nei pazienti con massa associata a malattia di Still, 14 pazienti con risposta inadeguata a steroide ad alte dosi, questo era il criterio di ingresso. In realtà più della metà o quasi la metà aveva fatto anche anakinra e un 40% anche ciclosporina e anche anakinra a dosaggio, diciamo, ad alte dosi. Anakinra era permesso insieme a emapalumab nel trial se portato a un dosaggio sotto i 4 mg kg, che è quello che in teoria, diciamo, sopra i 4 mg kg è il dosaggio che noi consideriamo ad alte dosi quando trattiamo la MAS, sotto i 4 mg kg sarebbe il dosaggio per trattare, diciamo, la patologia di base. Qui il dosaggio è diverso, si partiva da una dose carico di 6 mg kg seguita da 3 mg kg ogni 3 giorni per i primi 15 giorni, poi 2 volte alla settimana fino ad arrivare a un 28 giorni di trattamento. Il trial permetteva una certa plasticità nella modulazione un po' della dose, arrivando anche a una somministrazione un giorno sì, un giorno no, sostanzialmente, se il paziente lo richiedeva, e basandosi sui livelli di CXCL9. Qui si vede molto bene come l'emapalumab funziona da un punto di vista diciamo farmacologico, nel senso che blocca interferon gamma, come si vede dal calo importante di CXCL9, che quindi ci suggerisce che qui stiamo neutralizzando l'attività di interferone gamma in tutti i pazienti, e permette un calo drastico dell'utilizzo del cortisone. Il 93% dei pazienti hanno raggiunto quelli che sono stati definiti come criteri di remissione della MAS, quindi hanno risposto a 2 mesi, questa è una differenza importante ovviamente con le forme primitive, qui siamo a forme secondarie, tempo medio di risposta 25 giorni, la più veloce risposta a remissione in 9 giorni. La cosa molto importante: non ci sono stati decessi, non ci sono stati eventi avversi maggiori, c'è una riattivazione virale, soprattutto citomegalovirus, che forse era poco atteso inizialmente. Tutti i pazienti in realtà in questo trial erano in profilassi con aciclovir, quindi ovviamente non abbiamo visto riattivazioni di HSV, probabilmente anche per quello, però il citomegalo era meno atteso. In realtà tutte le riattivazioni, 3 erano infezioni cliniche e altre 3 erano solo riattivazioni serologiche, ma tutte si sono risposte al massimo con il trattamento standard, nessuna ha richiesto la sospensione del farmaco. E un'altra cosa, che questo interessa ovviamente molto a noi reumatologi, l'emapalumab e l'anakinra in combinato non hanno aumentato gli eventi avversi, quindi sono 2 farmaci che, anzi, l'aggiunta di anakinra a un certo
Si spegnerà? No. L'aggiunta di anakinra all'emapalumab sembra aver favorito la riduzione dell'incidenza di un relapse di malattia. Questo mi dispiace che Simone sia andato, si collegava bene un po' al suo discorso di bridge al trapianto. Questo vabbè, è un caso di un paziente che presentava un quadro polmonare anche qui simile a quello del paziente adulto che abbiamo visto prima, quindi paziente con STIL refrattario caratterizzato da evoluzione progressiva polmonare, MAS recidivanti, con un carico di terapia ovviamente fino a quel momento estremamente elevato. Emapalumab permette il controllo della malattia, il miglioramento del quadro polmonare e soprattutto permette la riduzione significativa della terapia corticosteroidea e fino ad arrivare poi al trapianto. Quindi permette un arrivo al trapianto in condizioni sicuramente più positive. Questo è paziente adulto. Io ho cercato un po' di uso di emapalumab nel paziente adulto, non ho trovato tantissimo tranne questo caso clinico. È un adulto per modo di dire perché ha 22 anni, è una malattia di STIL dell'adulto, refrattaria ad alte dosi e anakinra. In realtà l'anakinra in questo caso è stato usato a 100 mg al giorno, quindi sicuramente non un dosaggio particolarmente elevato. Questa paziente ha fatto emapalumab con una risposta completa e un recupero e una risposta completa sull'attivazione macrofagica dopo 5 dosi. Ci sono diversi dati. Negli Stati Uniti sai che negli Stati Uniti lo usano off-label, loro hanno il label per la primaria e poi lo usano dove gli pare. Quindi l'hanno usato moltissimo, c'è una roba che si chiama Real-HLH. Sì, ma lì c'erano pochi in realtà. Lì ho guardato, il Real-HLH ha tipo un paziente dentro adulto, 1 o 2? Sì, però adesso sta venendo fuori, ti direi che all'ACR è stato presentato della roba, ma non c'era. Sull'adulto, cioè più sull'adulto e all'Eular ci sarà della roba, quindi sì, oramai. Invece questo l'ho trovato interessante, questo è sui pazienti con neoplasia, quindi l'utilizzo di emapalumab nei pazienti con neoplasia, HLH e neoplasia. Chiaramente questi sono pazienti con una mortalità molto molto elevata, questi sono soltanto 6 pazienti. Questo era lo studio che poi è stato interrotto ma non per motivi di safety. Sono arrivati a reclutare 7 pazienti di cui valutabili solo 6 perché poi appunto lo studio è terminato, però con un overall response comunque del 67%. E questi erano tutti pazienti con una malignancy, il 57% un linfoma e un 43% una leucemia. Ecco, sull'uso dei sì? Durante la terapia appunto sì. della malattia oncologica. È stato usato a ponte? No, questo durante, in contemporanea, questo in contemporanea. Se no moriva. No, non in contemporanea. Altra categoria di farmaco che noi possiamo pensare per arrivare indirettamente a spegnere interferone gamma sono i JAK inibitori. Terapia meno target perché come sapete i JAK inibitori in realtà inibiscono diverse ci vuole il telecomando della televisione. Diverse vie citochiniche, non quindi solo una via, quindi è una terapia meno target della terapia con emapalumab, ma questo può avere in alcuni casi un vantaggio perché ovviamente cerchiamo di andare a lavorare su pathway diversi e in patologie diciamo polifattoriali può essere un vantaggio, ma può essere anche uno svantaggio da un punto di vista di effetti collaterali, soprattutto se dobbiamo salire col dosaggio in termini di eventi avversi, sia per esempio sulla mielosoppressione e sugli eventi infettivi sicuramente. JAK inibitori utilizzati molto di più, diciamo la casistica maggiore viene dal mondo asiatico dove e soprattutto ruxolitinib è molto più utilizzato. Queste sono le 3 principali casistiche. Questi sono pazienti
corti miste prevalentemente adulti, invece questa è una corte pediatrica, sono forme miste primarie e secondarie, in realtà questa è una corte di secondarie pediatrica in cui c'erano prevalentemente BV HLH con una buona risposta sui pazienti con HLH da EBV. Questo è un lavoro estremamente recente, è tipo di questo mese, ve l'ho portato perché è un lavoro sul paziente adulto e perché ha una casistica mista di pazienti con malignancy e pazienti senza malignancy. E qui si vede in realtà il peso che il paziente con malignancy si porta dietro, perché ovviamente è il paziente che risponde peggio, il paziente senza malignancy ha una, diciamo, ottima percentuale di overall response, sopra l'80%, il paziente con malignancy ovviamente molto meno. Questi erano pazienti che avevano una terapia con ruxolitinib e desametasone e invece la terapia di salvataggio era il protocollo HLH94 o il DEP, come abbiamo visto prima. E in più nei pazienti con malignancy ovviamente avevano la possibilità, appena potevano, di cominciare la terapia mirata sulla neoplasia. Ruxolitinib più desametasone molto ben tollerati, con una response rate molto alta nel paziente senza malignancy, meno ovviamente nel paziente con malignancy. Secondo me la cosa da tener conto, oltre al percentuale di efficacia, è anche la tollerabilità del farmaco, che a parità di efficacia comunque, se ci dà una tossicità minore, chiaramente è una cosa che può essere valutata. Ultima cosa, ovviamente un po' più interessa un pochino più forse noi come pazienti infiammatori, però lo citava prima Fabrizio, è il bispecifico, cioè terapia anti-L1, anti-L18. Qui parliamo di una terapia che non è ancora disponibile se non in trial clinico, come Mapalumab tra l'altro, che non è commercializzato in Europa ed è utilizzabile per uso compassionevole, devo dire, forse più Mapalumab che Masotto 2.5. Qui chiaramente parliamo di pazienti che hanno una base infiammatoria, in particolare questi sono pazienti con STIL pediatrico, refrattario, con complicanza polmonare, uno e con MAS ricorrenti, entrambi con MAS ricorrenti, uno con complicanza polmonare, che vengono trattati con farmaco bispecifico. Secondo me la cosa importante è andare a guardare il carico di terapia che questi pazienti fanno prima, e quindi sono tutti pazienti che hanno un'estrema refrattarietà ai farmaci e che poi quindi trovano una possibilità di avere una minor tossicità e la possibilità di ridurre in maniera significativa la dipendenza da cortisone, che è la cosa che poi ovviamente frega di più i nostri pazienti. Quindi come conclusione, due concetti, cioè trattamento iniziale è un trattamento che deve tener conto di un bilancio molto attento tra rischi e benefici, dobbiamo agire veloci, dobbiamo cercare di non in qualche modo complicare il nostro workup diagnostico arrivando rapidamente a identificare il trigger principale, ma nel frattempo dobbiamo stabilizzare il nostro paziente, dobbiamo cercare di trattare il trigger quando lo conosciamo e dobbiamo cercare di prevenire le complicanze, soprattutto da un punto di vista infettivo. Quali farmaci più facili in questa fase di stabilizzazione? Corticosteroidi, immunoglobuline e anakinra, e poi invece particolarità del paziente adulto, sicuramente è un paziente più critico,
perché ha rispetto al paziente pediatrico un aumentato rate di malignancy, perché ha più comorbidità, perché è un paziente più fragile e quindi è un paziente che ha intrinsecamente un rischio di tossicità maggiore e che probabilmente necessita di più terapie combinate. La forma correlata malignancy è sicuramente quella su cui diciamo che è quella che dà più filo da torcere da un punto di vista sia diagnostico ma soprattutto terapeutico, e anche nelle forme più severe e refrattarie riuscire a controllare lo stato infiammatorio può essere fondamentale per stabilizzare il paziente fino a che non possiamo arrivare alla terapia più specifica, nel suo caso, o il trapianto se è necessario. Grazie. Nelle forme maligne c'è anche l'ELA 026 ora in sperimentazione, vediamo. Che è quella, sì. Adesso noi non... No, voi l'avete già... No. È stato utilizzato solo nell'adulto e è stato presentato solo un abstract all'Histology Society dal gruppo di Carl Allen dei pazienti adulti, ma adesso è in fase 2, non so se l'avete aperto. Sì. Non riesco mica a capire bene quel target Non lì. lo capisco neanche io tanto bene perché, perché per quello ti chiedevo se l'avete usato, perché è difficile da individuare il paziente che può beneficiarne anche, in quanto deve essere un paziente che ha tutti i criteri, sta male. Però non so, io non mi ero fatto convinto, come direbbe Montalbano, del meccanismo d'azione e della rilevanza del target terapeutico, quindi mi sono arreso. È difficile non utilizzare altri farmaci che tu sai sono efficaci nel paziente che sta male, e quindi è difficile poter arruolare in questo trial. Però dice che nell'adulto con malattia maligna in effetti è l'aspetto più... Scusate un secondo. In cui c'è più bisogno. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti di nuovo, grazie per l'invito. Devo dire che ho imparato moltissimo oggi, delle cose che veramente non mi erano molto familiari, essendo io un reumatologo dell'adulto, che non sono così esposto a questo tipo di informazioni, di questo vi devo ringraziare. Allora, adesso vi presento un caso al quale io sono molto legato, correva l'anno 2012 ed è sostanzialmente il primo caso con malattia di Still che ho seguito nella mia vita. La malattia di Still alla quale poi ho dedicato la mia attività di ricerca. Michele è un maschio di 72 anni, pensionato, ex bracciante, che dal 92 ha episodi ricorrenti di paralisi transitoria del sesto nervo cranico di destra in corso di rialzo febbrile con temperatura massima superiore a 39 gradi, associati a diplopia ed incremento degli indici di flogosi. La ferritina in questo paziente non era mai stata dosata. Completo recupero dopo circa 15-20 giorni a seguito di terapia corticosteroidea ed antibiotico somministrata in maniera empirica senza aver effettuato nessuna diagnosi. Una risonanza magnetica dell'encefalo contestuale risultava essere negativa per anomalie significative. Al primo ricovero, quando io conosco Michele, correva appunto l'anno 2012, il paziente aveva astenia, artralgia a grandi articolazioni da circa 20 giorni, diplopia, mialgie, faringite e febbre con puntate febbrili da oltre 15 giorni con temperatura superiore a 39 gradi. In anamnesi familiare, niente di particolare da un punto di vista del reumatologo dell'adulto, anamnesi familiare niente di che. Nella fisiologica vi faccio notare che questo paziente fuma circa 15 sigarette al giorno da circa 50 anni, una cosa che nei bambini onestamente non si vede, e poi in anamnesi patologica remota è un paziente che ha tutta una serie... No, diceva, non si sa mai nel paziente pediatrico, 15 sigarette forse, però quando cominciamo ad arrivare, però insomma da circa 50 anni è tanto... 50 anni. E poi in anamnesi patologica remota questo paziente aveva una serie di problematiche, BPCO, ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, insufficienza mitralica, insomma aveva una serie di problematiche associate. All'esame obiettivo il paziente era orientato nel tempo e nello spazio, pressione arteriosa ai limiti alti della norma, temperatura corporea 39,5, linfadenomegalie palpabili a livello del collo, nel torace aveva un suono chiaro polmonare alla percussione ma un murmure aspro su tutto l'ambito senza particolari altre problematiche, a livello cardiaco questo soffio olosistolico da attribuire al focolaio mitralico,
L'addome globoso operativo, il paziente era obeso, aveva un BMI superiore a 31.2, fegato e milza erano palpabili all'esame obiettivo anche se l'addome era trattabile, e all'esame neurologico aveva un deficit del sesto nervo cranico con diplopia dello sguardo verso destra senza segni di meningismo. Questo era il laboratorio, VES elevata, PCR elevata, ferritina dosata per la prima volta nella storia clinica di questo paziente, risultava molto elevata, negativi principali marcatori dell'autoimmunità, una leucocitosi principalmente neutrofila, risultati negativi tutti i vari marker per escludere le possibili infezioni in atto, la tipizzazione tissutale non mostrava niente di particolare. Esami strumentali, risonanza magnetica e TAC encefalo sostanzialmente nella norma, elettromiografia ed elettroneuronografia sostanzialmente niente di particolare. Al Doppler dei vasi epiaortici si vede insomma tutta una serie di problematiche legate alla problematica, ai fattori di rischio cardiometabolici che questo paziente ha. Infatti questo paziente presentava fenomeni di aterosclerosi subclinica. TAC torace niente di rilevante, spirometria lieve sindrome ostruttiva, ma il paziente fumava ed era affetto da BPCO, ecografia dell'addome, fegato di dimensioni aumentate a margini netti, milza di dimensioni aumentate con diametro interpolare circa 13 cm. L'ecocardiogramma lieve insufficienza mitralica con atriomegalia. Non entrerò nel merito della diagnostica differenziale, pensiamo sostanzialmente alla malattia di Still, all'esordio nell'adulto. Per quanto riguarda la paralisi del sesto nervo cranico, escludiamo tutte le altre cause e andiamo effettivamente a valutare che circa l'1% dei pazienti con malattia di Still può presentare una problematica di questo tipo. Il nostro paziente soddisfaceva i criteri classificativi che venivano proposti all'EVA, quindi quelli del 92 e quelli del 2002, non entro in questo merito. Andiamo alla terapia, quindi viene posta diagnosi di malattia di Still che esordiva nell'adulto. Considerando le varie comorbidità che il paziente aveva, si decideva per una terapia con metotrexate in associazione a prednisone 25 mg, con un miglioramento netto della sintomatologia, con scomparsa degli episodi febbrili e della paralisi dell'abducente. Il laboratorio mostrava la diminuzione di tutta una serie di parametri in miglioramento. Si programmavano tutta una serie di controlli laboratoristici e visite ambulatoriali per i vari aggiustamenti del caso. Ma che succede? Circa 6 mesi dopo, nuovo peggioramento del quadro clinico. Comparsa di episodi febbrili, questa volta parzialmente responsivi alla terapia steroidea, peggioramento del quadro neurologico. Il paziente viene di nuovo ricoverato, all'ingresso presentava leucocitosi neutrofila, piastrine e emoglobina sostanzialmente nella norma, tuttavia durante un incremento della ferritina intorno ai 2000, un PCR intorno a 15 mg su decilitro. Durante la degenza si evidenziava un progressivo peggioramento del quadro clinico con una progressiva diminuzione dei valori dell'emocromo, 7,5 l'emoglobina, piastrine 12.000, globuli bianchi 4.100, ferritinemia 2.900, PCR incrementata e c'era quella dissoluzione di cui parlavo in precedenza, la PCR continuava a salire e la VES diminuiva, perché questo paziente aveva in concomitanza una ipofibrinogenemia, concomitavano nel quadro laboratoristico l'ipertrigliceridemia e l'ipososoglemia. Agli esami strumentali il fegato diventa ancora più di grandi dimensioni, con presenza di multiple aree nodali e disomogenea ecogeneità all'ecografia, la milza di dimensioni ancora più aumentate, tali reperti vengono confermati esame TAC risonanza dell'addome e alla biopsia midollare vengono evidenziati numerosi macrofagi in atteggiamento emofagocitico per campo analizzato, e questo era l'imaging. La cosa particolare sono queste aree nodali a livello epatico, che noi andammo anche a bioptizzare. Il referto fu abbastanza sibillino di depositi di ferro e ferritina in associazione di intenso infiltrato monocito macrofagico, quindi niente di che all'epoca non ci sembrava niente di particolare, poi però alla luce della storia clinica del paziente capimmo che era legato alla sua patologia. Nella parte destra invece la TAC del paziente con la splenomegalia e un versamento a livello dell'addome che non era stato segnalato in precedenza. Criteri diagnostici all'epoca che venivano utilizzati, perché vi ricordo siamo nel 2012, scusate, nel 2013 adesso, quindi poniamo diagnosi MAS, quindi una HLH secondaria alla malattia di Still, iniziamo boli di metilprednisolone, ciclosporina, anachirra ad alto dosaggio. Nonostante questo, purtroppo il paziente non ha un esito positivo, perché nonostante tutta questa terapia si osserva un progressivo peggioramento del quadro laboratoristico, comparsa di dispnea ingravescente e una sindrome coronarica acuta che si è conclusa con l'exitus del paziente per arresto cardiocircolatorio.
Allora, ci sono alcuni spunti su cui vorrei riflettere con voi. Innanzitutto sulla severità del paziente che è in questione. Questo è uno score che utilizziamo molto in ambito adulto e è uno score sostanzialmente che va a dare un punteggio da 1 a 12 alle manifestazioni cliniche del paziente. Il paziente presentava 7 punti su 12, un valore che avevamo identificato qualche anno fa essere associato alla mortalità. Quindi il paziente che alla diagnosi ha un systemic score maggiore di 7 è quel paziente che ha una maggiore probabilità di avere un esito infausto nel successivo follow-up. Questo dato veniva poi confermato in una successiva analisi che abbiamo effettuato in combinazione tra il GIRCS e l'AIDA, nel quale abbiamo arruolato circa 600 pazienti, ed effettivamente il più alto systemic score alla diagnosi e il suo cutoff di 7 effettivamente predicono quel paziente che avrà nel corso della sua storia clinica una maggiore probabilità di avere un'evoluzione potenzialmente fatale perché sviluppa la MAS o perché sviluppa il coinvolgimento polmonare. Un altro aspetto su cui mi preme sottolineare sono le differenze tra la malattia di stile esordio pediatrico e quella adulto. Questo è uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa in collaborazione tra il GIRCS e il Gaslini. Le manifestazioni cliniche sono sostanzialmente sovrapponibili. Tuttavia, almeno da un punto di vista dei segni cardinali, se vi focalizzate su questa colonnina, il paziente adulto ha praticamente il doppio, quasi il triplo delle comorbidità. E questo è una problematica che rende più difficile la gestione dei pazienti. Il nostro paziente era diabetico, iperteso, dislipidemico e quant'altro. Inoltre, i pazienti adulti con una maggiore probabilità utilizzano voluttuari, ad esempio il fumo di sigaretta. E sempre nella corte del GIRCS è stato dimostrato come la presenza del fumo di sigaretta, cioè i pazienti fumatori, hanno una maggiore probabilità di sviluppare la massa, come verosimilmente è atteso di sviluppare il coinvolgimento polmonare e di avere un esito infausto nel successivo follow-up. Il nostro paziente era anche obeso. Se da un punto di vista delle caratteristiche cliniche dei pazienti obesi non hanno differenze sostanzialmente rispetto ai pazienti non obesi, tuttavia i pazienti che hanno un BMI particolarmente elevato hanno una maggiore probabilità di fallire le terapie. E questo viene dimostrato in quest'altro studio, nel quale mostravamo per l'appunto come il paziente con un BMI superiore a 30 aveva una maggiore probabilità di fallire i DMARD biologici nel corso del successivo follow-up. E infine, paziente con l'esordio in età senile. E allora, è stimato circa che il 15% dei pazienti con malattia di Stilla ha un esordio in età superiore a 65 anni e questo è stato oggetto di uno studio specifico. Ovviamente il paziente che ha un esordio in età senile ha una maggiore probabilità di avere un esito infausto, focalizzate su queste analisi di regressione, una maggiore probabilità di avere il coinvolgimento polmonare, perché sembrerebbe che il coinvolgimento polmonare possa avere una correlazione U-shape rispetto all'età e chiaramente ha una maggiore probabilità di andare incontro all'esito infausto. E quindi, per terminare, i miei spunti di riflessione. Siamo trovati di fronte a una presentazione atipica di una malattia che viene considerata rara. Il ritardo nel referral, perché c'è una risposta alla terapia empirica, e questo è un problema che i reumatologi dell'adulto affrontano molto di frequente, perché il paziente viene trattato in maniera empirica con dosi di cortisone e antibiotico con risoluzione, senza una diagnosi corretta, difficoltà del trattamento delle forme della MAS che si sviluppano in età adulte, per via del ruolo delle comorbidità e dei voluttuari, ma anche per la fragilità intrinseca all'età senile, che va necessariamente a peggiorare l'outcome. Grazie per la vostra attenzione. Okay. Grazie mille. Grazie. Avanti. Grazie Piero, grazie mille. Direi che facciamo il caso clinico combinato, che non so se nel frattempo c'era qualche considerazione nel caso di Piero o se qualche domanda a parte il fumo nel paziente pediatrico, ma no, scherzo. Caso difficile quello di sì. Piero però. Sì. È complicato. Sì. Vabbè. È un po' più implicitato, però. Dove siete voi? Dopo. Quarti. Eccellente. Bravo. Okay. Buongiorno a tutti, io sono Gaia Montanelli, lavoro come immunoreumatologa dell'adulto
sempre al Policlinico di Milano. Francesca Gaia Rossi, oncoematologa, referente dei linfomi aggressivi, Policlinico di Milano. Abbiamo pensato di portarvi questo caso che abbiamo affrontato insieme un po', perché è un paziente che abbiamo seguito assieme, essendo un paziente prima immunologico e poi anche oncoematologico. È un caso clinico anche piuttosto semplice da un certo punto di vista, ma sicuramente mostra la complessità del paziente con HLH secondaria nell'adulto. È un paziente che io personalmente conosco da quando sono specializzanda, una diagnosi addirittura dal 2000 di sclerosi sistemica, una variante cutanea limitata con degli anticentromero, quindi una malattia, noi ci occupiamo soprattutto di sclerodermia e di connettivite, è una malattia che prevalentemente non ha una grande componente infiammatoria, tant'è vero che questo paziente nello specifico faceva sostanzialmente della terapia che controllava le sue manifestazioni vascolari. Però è un paziente che comincia ad evolvere e cominciano a comparire delle alterazioni che noi non ci spieghiamo da un punto di vista della sclerodermia. In particolare sviluppa gradualmente un'ipogammaglobulinemia che peggiora nel tempo, in particolare in realtà solo un calo delle IgG e non delle IgA e delle IgM, e una diatesi infettiva. Presenta anche delle crioglobuline, insomma c'è qualcosa che non ci torna, per cui cominciamo a screenarlo. Gli facciamo una PET che mostra sostanzialmente delle linfadenopatie che vengono biopsiate e mostrano sostanzialmente dei granulomi a risposta di pigmento esogeno. Quindi viene visto anche dall'ematologo che ci dice: va bene, facciamogli una terapia antibiotica, però poi effettivamente la PET non ci piace, teniamolo sotto controllo. A volte nell'adulto incontriamo anche un po' di barriera culturale, il paziente è semplice, non capisce poi quello che noi gli stiamo dicendo, qualcosa che forse c'è, che forse non c'è, insomma si perde un po' via nel follow-up di imaging che ci viene richiesto dall'ematologa. È una cosa che dico perché a me mette molto a posto il cuore la coscienza che comunque nel settembre del 2022 lui fa una gastroscopia che è negativa e però perde l'attacco di controllo del 1 agosto, l'attacco di controllo di febbraio, l'attacco di controllo di maggio, e sostanzialmente noi lo rivediamo dopo un anno con questa TAC che ci mostra delle alterazioni che poi forse non sono così terribili perché ha delle formazioni linfonodali che vengono viste dal radiologo come reattive, e una splenomegalia che lui ha sempre avuto ma che è in aumento. Soprattutto è un paziente che ha perso peso, che presenta una diarrea e che comincia ad avere un'alterazione della crasi ematica che non ci piace, con delle alterazioni anche che insomma ci fanno aumentare il sospetto in senso oncoematologico. A questo punto sì? Ma ho letto da qualche parte granulomi tiroidei non necrotizzanti. Sì, erano in risposta a pigmento esogeno in realtà, cioè non aveva una sarcoidosi assolutamente, nel senso che c'è scritto che sono dei granulomi con del pigmento esogeno, lui peraltro aveva un tatuaggio in quella zona e per cui viene fatta. A questo punto Gaia mi chiama e mi chiede di rivalutare, o meglio, di valutare il paziente perché la prima visita ematologica era stata fatta come visita sul territorio e mi chiede di valutarlo soprattutto perché due sono le cose che ci impensieriscono: il calo ponderale, che è uno dei sintomi sistemici principali di esordio di malattia linfoproliferativa, e una milza che nella diapositiva precedente già stava iniziando a crescere, che può essere associata alle nostre patologie. Porta in visione degli esami ematici, non sto a commentarveli tutti, quello che mi interessa farvi vedere è che già partiamo con delle conte che non sono brillantissime, non sono per me ematologo preoccupanti, ma quello che vedo è un trend comunque in discesa, soprattutto delle piastrine, una ferritina ancora considerata normale, una coagulazione nei limiti, una funzione epatorenale nei limiti, e un torace che non mi impensierisce, un eco che mi dice già che la milza però da 13 cm e mezzo è salita a 15. Gaia mi chiama e mi dice: guarda, questo paziente non mi piace, adesso speriamo che faccia la gastroscopia che in maniera congiunta gli abbiamo chiesto, perché secondo me diventerà un tuo paziente. Il paziente questo appuntamento non lo salta e arriva da me con una diagnosi già perfettamente confezionata di linfoma a larghe cellule B e BV positivo a livello gastrico, quindi un linfoma particolarmente aggressivo e BV positivo e con una localizzazione a livello di un viscere cavo con un alto rischio di perforazione già dal primo ciclo di terapia. Per cui a questo punto alla velocità della luce stadiamo il paziente, ha una PET abbastanza orripilante,
non per noi, perché è la PET classica di un linfoma aggressivo che capta in regione sovra e sottodiaframmatica con degli indici di captazione decisamente compatibili con una malattia in rapida proliferazione, soprattutto a livello della regione corpo fondo antrale con una SUV di 15,8. E una captazione anche a livello splenico. A questo punto il paziente procede con la sua stadiazione. Sì, lui dovrebbe iniziare la chemioterapia, cioè ci stiamo organizzando sulla gestione, diciamo, combinata, e in realtà ci arriva direttamente in pronto soccorso. Arriva in pronto soccorso quindi per una febbre che ormai ha da 10 giorni, superiore ai 39, associata a brivido e una faringodinia. Viene valutato in pronto soccorso da un punto di vista obiettivo, non ci sono grandi cose, forse un po' di faringe arrossata, e questi sono gli esami del sangue a movimento della PCR con una crasi ematica che sostanzialmente forse è sovrapponibile a quello che aveva visto Francesca, con una funzione epatica e renale sostanzialmente nella norma e un movimento della PCT. E un LDH che sale. Viene preso, quindi insomma, che cosa si pensa in pronto soccorso? No, in pronto soccorso non ci siamo noi, ci sono gli internisti, ci sono gli urgentisti, gli internisti. È un paziente che è immunodepresso perché ha un calo dell'IgG sotto i 13 da già prima quando lo conosciamo, è un oncoematologico, è sostanzialmente un paziente fragile e quindi è chiaramente un paziente settico. Quindi viene ricoverato nel reparto di medicina interna, nella nostra medicina interna dove ci sono dei medici interni peraltro bravissimi, e inizia una terapia a largo spettro, antibiotica a largo spettro. Ovviamente iniziano anche tutti quegli accertamenti che sono abituati a fare, ricoverano 5 pazienti di Francesca alla settimana, quindi sono anche, e comincia a fare quindi tutti i suoi accertamenti infettivologici da un punto di vista respiratorio, emoculture, urinoculture, sierologie, eccetera. In realtà dopo una settimana di terapia di piperatazzo la febbre continua ad esserci, quindi viene ristadiato con un ATAC, fa vedere questi addensamenti polmonari che quindi rafforzano il sospetto, diciamo, di un'infezione respiratoria, per cui fa anche un BAL che evidenzia una pseudomonas eccetera, e quindi viene anche potenziata la terapia con la levofloxacina. Nel frattempo i giorni passano e il signor Cicci come sta sostanzialmente? Continua ad avere la febbre, una febbre elevata con puntate sopra i 38,5, che non sembra responsiva alla terapia antibiotica, che viene fatto un upgrade costante della terapia antibiotica, ha una mucosite orale in evoluzione che viene interpretata come una mucosite da candida in un paziente defedato, ha un versamento, è francamente astenico, cachettico, dimagrisce a vista d'occhio e compare anche un versamento ascitico, che anche questo viene attribuito a questo calo ponderale, questo stato defedato. Agli esami ematochimici in più cosa succede? La PCR è in calo perché è entrato con 21 e adesso a 6 mg decilitro, però la crasi ematica è in progressivo peggioramento con l'LDH in incremento, quindi i nostri internisti cosa dicono? Caspita, la malattia ematologica sta galoppando, la febbre è una febbre ematologica, la sua crasi ematica peggiora perché è un oncoematologico, noi dobbiamo risolvere, essere certi che non sia infetto perché la dottoressa Rossi lo possa trattare. Questa la terapia antibiotica è effettuata, viene anche trattato con l'egivena a scopo sostitutivo perché abbiamo visto che aveva 290 IgG, peraltro viene trattato più volte perché continua ad avere un'ipogamaglobulinemia nonostante l'egivena a scopo sostitutivo. Cominciano a domandarsi gli internisti se gli stia sfuggendo qualcosa. Dopo una settimana, 10 giorni che è ricoverato, il lunedì questi sono i suoi esami. E quindi cosa fanno? Ci dicono, ma la malattia ematologica sta andando proprio male, richiamiamo la dottoressa Rossi. Perché questo per dirvi qual è il contesto, il paziente viene ricoverato inizialmente con un sospetto di stato settico e quindi il consulente che segue il paziente ma viene chiamato quando c'è qualcosa di cui discutere. I primi 3-4 giorni noi non veniamo chiamate perché per loro è ordinaria amministrazione finché non compare questo emocromo. Io vedo il paziente, è questo? Sì, sì. E dico, scusate, HLH, avete fatto gli esami che noi richiediamo? E quindi nella mia consulenza, vedendo anche i dati di cui non vi sto a riparlare, ne abbiamo ampiamente parlato, dico immediatamente di mettere fuori un pannello di esami banali che possono essere fatti anche in un reparto standard per certificare il sospetto.
Metto fuori anche il DNA del citomegalo e dell'Epstein-Barr virus e abbiamo 131.000 copie di EBV-DNA e quindi un HLH secondaria da malignancy con anche contemporaneamente la riattivazione. E quindi la domanda che io mi faccio è: posto qual è il mio background, cioè desametasone e toposide, come faccio a trattare un paziente in questa situazione profondamente citopenico, sapendo che me lo terrò citopenico per almeno altre 3 settimane? E quindi ovviamente continua la collaborazione più che quotidiana con Gaia, ragioniamo e iniziamo a fare del desametasone 10 mg metro quadro, e per abbassare il secondo trigger, cioè la replicazione dell'EBV, facciamo una dose da 375 mg metro quadro di rituximab e l'Eigivena prescritte da Gaia. Quindi sì, infondiamo l'oncologo con l'ematologo. Non più a scopo sostitutivo ma a scopo immunomodulante, invece c'è il dosaggio ad alta dose, esatto. E peraltro il desametasone lo mettiamo, vabbè, qua abbiamo scritto il 14-12, lui si sfebra subito, in realtà dopo 3 giorni ha una ripresa della febbre, con un nuovo aumento di tutti quelli che sono i parametri di attivazione dell'emofagocitica. E quindi che cosa facciamo? Allora, a questo punto le scelte potevano essere iniziare alle toposide con le problematiche di finestra terapeutica stretta in questo paziente per la tossicità, i boli di metilprednisolone da reumatologo, perché io sono pro desametasone tutta la vita, ciclosporina che io non so usare, quindi l'avremmo fatta sempre in combinata, anachirra e ruxolitinib. E qui viene anche un lavoro di equipe di collaborazione nata in pediatria con Francesca, dove già io ho imparato a usare l'anachirra, unica ematologa, con loro, grazie a questo paziente giovane con un Hodgkin ricoverato da lei. Che intanto è sotto desa. Che intanto è sotto desametasone, quindi decidiamo. Sono passati 3 giorni dall'inizio, ho fatto 3 giorni di desametasone, di esatto. Givena e rituximab praticamente. Quindi l'abbiamo praticamente aggredito su tutti i fronti possibili per spegnere il trigger, e decidiamo di comune accordo che preferiamo giocarci la carta dell'anachirra intesa come bridge alla terapia del suo linfoma, che per me è il punto di arrivo, cioè io questo paziente devo trattarlo con un R-CHOP perché questa è la sua strada. Poi ci piace anche dire che per noi è off-label, quindi tenete presente anche che nella normalità vuol dire che io devo farmi approvare un off-label e passano circa 4 giorni. Il mio off-label in realtà è Francesca che mi porta le scatole dalla pediatria, ma sul territorio non è sempre così. Sì, e poi infatti ci piace dire che questa situazione era il venerdì pomeriggio, cioè il 17 novembre era un venerdì, quindi noi dovevamo prendere una decisione su un paziente che sì, aveva anche iniziato da poco, ma ci sembrava peggiorare, insomma, cioè comunque non rispondere, e sabato e la domenica non ci siamo, no? E se va chiesto qualcosa di off-label va fatto il venerdì pomeriggio. E lo affidi a un medico di guardia che potrebbe essere un internista, un gastroenterologo, insomma, non tenuto a saper gestire queste cose. Che cosa succede? Che dal giorno successivo all'inizio di questo trattamento la PCR si dimezza, i bianchi iniziano a salire, dopo 72 ore a ulteriore miglioramento degli indici, diciamo, di emofagocitica. Le conte non sono brillantissime, ma non sono il mio problema, e soprattutto lui rimane stabilmente apiretico. Nel frattempo anche l'EBV-DNA continua la sua discesa logaritmica, e quindi discutiamo insieme e decidiamo di risparmiare la successiva dose di rituximab, ma di a questo punto portarci a casa il famoso CHOP, cioè lo schema di chemioterapia per curare il suo linfoma. Dopo una settimana ulteriore miglioramento del quadro, soprattutto ulteriore riduzione della carica dell'EBV-DNA, che praticamente è tornata quasi negativa, e quindi il signore inizia un R-CHOP, l'R l'abbiamo già fatto, che è il rituximab, quindi fa lo schema gold standard che serve per curare il linfoma a larghe cellule B, anche EBV positivo. Viene fatto frazionato perché quando la malattia a livello di un organo cavo c'è un altissimo rischio di perforazione, perché rispondono rapidissimamente alla terapia e quindi la massa che si stringe trae la parete dello stomaco e fa sanguinare, fa uno schema frazionato. Su cosa abbiamo riflettuto? Da dove parto io? Io parto dall'educazione che il paziente che ha un HLH da linfoma
deve essere trattato con lo schema HLH94 e qua è un paziente che va male, va molto peggio di tutte le altre HLH, e nel nostro paziente io ho ben 3 fattori, perché ho l'immunosoppressione, ho l'infezione da IBV e ho la malattia la malattia oncoematologica. E come uso io i criteri per rispondere alla tua domanda? A me non interessano i criteri tanto perché li devo soddisfare, a me i criteri interessano come guida diagnostica, cioè quello che noi insegniamo anche ai più giovani o a chi non è pratico è: i criteri vi servono perché voi dovete pensare a questa situazione, quindi dovete prima ancora di chiamare l'ematologo far partire un eco dell'addome, questi esami del sangue, per non perdere tempo. No, niente. Quindi vabbè, in conclusione abbiamo fatto un po' di spending review su questo caso, nel senso che comunque sia noi immunologi dell'adulto, sia secondo me anche insomma assieme agli ematologi eccetera, stiamo imparando dai nostri colleghi della pediatria a diventare più bravi nella gestione dell'HLH e quindi sappiamo che la cosa importante è la diagnosi, cioè la precocità della diagnosi. Quindi tornando indietro su questo caso ci siamo chiesti se avremmo potuto fare diagnosi prima, che cosa abbiamo perso, e poi anche diciamo come viene interpretato nella normale pratica clinica, no? Perché comunque nella medicina interna diciamo che l'80% dei pazienti ha 80-85 anni, ha la polmonite, ha l'infezione biourinaria, quindi noi qui seduti in questa sala abbiamo un bias di prospettiva, cioè tutti lo guardiamo e diciamo è un'emofagocitica, no? Invece quello che noi vediamo nella nostra quotidianità è tutto il resto, che è molto più probabile. E infatti anche noi abbiamo provato a riguardare gli esami e ogni volta gli esami erano stati avere un'altra giustificazione. Esatto, potevano avere un'altra giustificazione. Esatto. No, è entrato, era un paziente ematologico, era un paziente effetto, aveva un movimento della ferritina, è vero, ma era un paziente immunologico, era un paziente ematologico, un paziente infetto. Peraltro c'è una cosa molto particolare, che nella nostra medicina interna, se le ALT, le gamma GT, le fosfatasi acanica sono normali, le AS non partono, quindi anche se fossero state un po' mosse noi non ce ne saremmo, cioè le devi proprio chiedere, e anche in pronto soccorso funziona così. E peraltro il colesterolo viene fatto all'ingresso, ma in un paziente che entra in questo modo tu dici vabbè, il colesterolo chi è che lo va a controllare? È l'ultimo dei suoi problemi. In realtà all'inizio, noi prima non l'abbiamo detto, era già stato fatto ovviamente sia il CMV-DNA che l'IBV-DNA, aveva già delle copie elevate che però avevamo giustificato, chiesto all'ematologa, ed era stato giustificato esatto col suo linfoma EBV. Un po' diciamo giocando adesso noi ci siamo appunto chiesti se ci saremmo potuti già porre il dubbio, no? Probabilisticamente parlando il sospetto era basso anche in questo caso. Ovviamente non ho messo le AST nel calcolo e non ho messo altri fattori che invece aggiungo qua, perché lui poi fa questa TAC torace-addome, no? Dove abbiamo sia la splenomegalia, che già conoscevamo e già potevamo giustificare, no? Con la malattia ematologica. Qui si vede anche un fegato aumentato di dimensione. Allora se io metto questi parametri diciamo che la probabilità già aumenta, no? Però rimane ancora in quel limbo. Alla fine sicuramente la probabilità diventa quasi certezza, non so, se noi mettiamo gli esami ovviamente, di quando poi effettivamente siamo arrivati al trattamento. Esatto, siamo arrivati alla diagnosi, abbiamo iniziato il trattamento. Questo so possiamo saltarlo perché ne abbiamo già parlato. Mi piace dirvi 2 cose su cui io rifletto tanto. Allora, che l'HLH nelle malignancy non è solo all'esordio, ma può essere anche legata al trattamento chemioterapico, e probabilmente noi vediamo la punta di un iceberg, ma certe HLH come dire di piccola entità sono assolutamente sovrapponibili a quello che succede al nadir di una chemioterapia, e noi ce le perdiamo, ok? E va benissimo così, però bisogna, se il paziente peggiora, dire sempre che è solo il nadir della chemioterapia, magari non è la strategia migliore. La refrattarietà. Esatto, esattamente. E ci siamo chieste, perché noi ci siamo fatte molta autocritica su questo caso, perché il paziente è uscito dall'emofagocitica ma è morto di perforazione intestinale acuta per il suo linfoma, nonostante la terapia frazionata. Abbiamo sbagliato qualcosa come scelta o come timing? Come timing non lo so, un pochino il pensiero che forse poteva iniziare
1 giorno, 2 giorni prima, sulla base però non tanto dello score, ma così della nostra sensazione. Di fatto quello che abbiamo fatto è quello che ci dicono anche le linee guida di fare, perché abbiamo iniziato con dello steroide, l'Egivena, abbiamo fatto l'Anakinra e siamo arrivati poi al trattamento, abbiamo fatto il rituximab per le BV e siamo arrivati al trattamento del linfoma. Nonostante questo non è stato sufficiente per il nostro paziente. Si iniziano a vedere dei lavori, questo ve l'abbiamo messo in maniera provocatoria, dell'utilizzo di Anakinra anche nella mia realtà, non solo nella realtà immunologica, ma con dei dati che sono ancora un pochino, come dire, l'uno è esatto, quindi diciamo che ve l'ho portata, ma infatti sono tutti un po' contraddittori, sono, no? Uno dice il contrario dell'altro, un'esperienza diversa. Noi sicuramente abbiamo imparato, no? È per questo che abbiamo portato questo caso, anche se appunto forse è semplice, soprattutto per voi che vedete, no, la realtà pediatrica. Abbiamo capito che quello che fa la differenza è effettivamente un modo di lavorare, di interrogarsi, che è quello che forse avete detto voi anche per tutta la giornata, cioè sospettare quando non c'è qualcosa che non è completamente definito, di continuare a interrogarsi, no? Sì. E poi che la collaborazione fra specialisti diversi ci aiuta ad analizzare la situazione clinica anche da più punti di vista e quindi a non trascurare elementi, a interpretarli da punti di vista diversi e a volte anche ad assumere atteggiamenti che sono lontani dal nostro normale modus operandi, no? Quindi noi abbiamo aperto i nostri orizzonti in termini sia diagnostici, cioè imparare che oltre all'ipotesi più probabile esiste sempre quella che è possibile, no? E questo vale soprattutto all'interno della medicina interna. E poi anche terapeutici, appunto, perché l'utilizzo che ne abbiamo fatto dell'Anakinra in questo caso, che è stato condiviso, no? Forse perché anche noi immunologi abbiamo spinto tanto perché ne abbiamo più praticità, è stato quello di usarlo a bridge in un momento in cui il paziente era così veramente defetato che non avrebbe probabilmente retto l'inizio della chemioterapia. E in questo quindi diciamo che abbiamo ripreso questa slide che avete già visto prima, no? dei punti dell'ACR e dell'EULAR, dove l'idea di spegnere anche in maniera empirica, no, l'iperinfiammazione può servire sia non so, a completare la diagnosi, come si vede qui, ma anche a rendere più fit il paziente per quello che poi dopo è la sua terapia, che magari sarà più efficace e risolutiva. Non nel nostro caso, però è stato in altri casi sì. Magari in altri casi sì, esatto, quindi grazie. Grazie mille. Ragazzi, saliamo sul treno. No, io ringrazio, mi dispiace per Giulia, mi dispiace moltissimo. Sono sì, sì, assolutamente sì. Che facevo nella mia presentazione ai miei professori colleghi, perché anch'io sono un'ematologa malignanzi, quindi io ho notato, e lo ponevo nelle domande della mia ultima slide, da quando, grazie al caso che vi avevo portato, abbiamo cominciato tutti a pensarci, che nei nostri pazienti di induzione di leucemia acuta mieloide, soprattutto quelli che fanno il Gentuzumab, grazie mille, noi siamo arrivati a contarne 8 in 4 anni con un'attivazione macrofagica in nadir di chemioterapia, con una febbre persistente, l'iperferritinemia e tutti i criteri, che ovviamente era in diagnosi differenziale con le sepsi e le infezioni, perché è quello il fattore dominante del paziente. E noi l'abbiamo trattati solo con steroide, grazie ai nostri infettivologi che ci hanno fatto passare ogni paura sull'utilizzare lo steroide, e siamo fortunati perché abbiamo degli ottimi infettivologi. Però mi chiedevo se era un'esperienza condivisa, anche perché noi ne abbiamo visti talmente tanti che ci siamo chiesti se fosse interessante descriverli. Tutto il Gentuzumab? Sì, che non so se ora i nostri erano tutti in induzione di acuta mieloide per il nostro protocollo. Lo fate in prima linea dell'adulto? Sì, lo facciamo in prima linea ed era il protocollo. Pensando ai nostri pazienti del reparto, anche se io mi occupo per lo più di linfomi, però poi le guardie le facciamo tutti, ti direi che un'associazione così stretta non la vedo. Anche noi abbiamo, come dire, e vorrei che questo messaggio passasse un po' per nostra forma mente, se coadiuvato dai nostri infettivologi abbiamo smarcato l'idea che non puoi usare lo steroide se tu hai un paziente in neutropenia febbrile. Certo. Non è vero. E un'altra cosa che mi permetto di dire, mentre tu stai cercando di arrivare a una diagnosi e lotti contro il tempo, se uno ha un linfoma aggressivo, ma non saranno quei 3 giorni di cortisone, certo, che ti alterano, certo, la biopsia o ti fanno, certo, spegnere una PET in uno che capta 25. Certo. Quindi se serve a salvare la vita al paziente,
Cioè, se devi aspettare il giorno dopo, vabbè, magari fai la biopsia e poi gli cacci giù il cortisone, ma se no fate tutti il cortisone, perché se uno ha il linfoma che gli esce dalle orecchie ci arrivi lo stesso. E nella nostra esperienza è stato anche sufficiente, perché in realtà stento il processo, poi hanno recuperato e sono andati bene. Noi questo lo vediamo tanto nei linfomi T che fanno queste febbri completamente negative al nadir, tu gli fai di tutto, non si sfebbrano, alla fine dici vabbè io gli do lo steroide, tutt'al più l'infettivologo mi aiuta, e si sfebbrano e arrivano serenissimi con un bel emocromo al ciclo successivo senza fare un plissie. Quindi lo usiamo anche noi in questo modo. Devo dire che a me è capitato anche con l'Into pediatrico di avere delle cose del genere. Grazie mille, grazie per tutti i contributi, grazie a Gaia e Francesca per quest'ultimo che secondo me chiudeva perfettamente il senso della giornata. Grazie mille. Grazie, io un grazie finale al padrone di casa che devo dire ha creduto in questa giornata di confronto. Grazie mille, ha fatto bene a fatto bene perché partecipata e con una bella discussione. Spero che insomma la registrazione sia speriamo. Dove va Mondovisione? Mondovisione va in prima serata stasera, la vedi su Rai 1. Certo, ha parlato con Grazie a tutti. Arrivederci, ciao.